Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Drum Experiments. Dopo avervi spiegato quindi come registrare una batteria più anni 70, più tendente agli anni 70, con la microfonazione appunto standard solita, quindi senza modificare la microfonazione e senza modificare l'accordatura della batteria, andiamo a vedere adesso in post-produzione che cosa ho fatto per ottenere appunto il suono che avete sentito nel video precedente. Senza perderci in troppe chiacchiere, andiamo direttamente a vedere appunto tutta la procedura di missaggio. Andiamo nel mixer, quindi qui abbiamo, come potete vedere, tutte le tracce che ho registrato, cassa, rullante, tom, quindi sono tutti i microfoni della batteria che di solito utilizzo nelle registrazioni moderne, come vi ho accennato. Il pampottaggio è sempre lo stesso che utilizzo, uguale, e l'unica differenza appunto è proprio il suono che è stato catturato, perché appunto sempre come abbiamo detto, come abbiamo visto nel video precedente, ho adottato questo tipo di metodo. Vi invito a guardarlo, se non l'avete già guardato, e poi dopodiché potete passare a questo per capire bene di cosa sto parlando. Quindi andiamo direttamente alla cassa. Che cosa ho fatto sulla cassa? Ho utilizzato due equalizzatori, il Q10, tutti i plugin utilizzati sono della Waves intanto. Quello che ho utilizzato appunto per la cassa, l'equalizzatore, il Q10, che mi è servito per attenuare i 4000 Hz, perché sempre come detto nel video precedente ho smorzato la punta della cassa, quindi ciò che la rende più rock, diciamo, e più moderna, con un tondino che ho creato dal vecchio maglione. Però non è bastato il tondino, infatti poi mi sono accorto, riascoltando, che comunque un po' di punta era rimasta, perché comunque i battenti che utilizzo sono abbastanza pesanti, perché in studio preferisco avere una bella presenza della cassa. E quindi ho smorzato i 4000 Hz e poi ho smorzato anche un po' di 100 Hz, perché davano troppa risonanza. Quindi questo per quanto riguarda questi piccoli ritocchi, che in effetti ho fatto dopo l'equalizzazione principale, che è stata fatta su questo plugin, l'SSL e-Channel. Il lavoro che ho fatto sulla cassa è stato abbastanza semplice. Ho enfatizzato un po' sui 60, quindi sui 60 Hz, che sono quasi un must sulla cassa comunque. Poi ho tolto un po' di medio bassi, proprio di pochissimo, per la precisione di 0.3. Poi ho tolto un po' di medio alte, soprattutto intorno ai 6000 Hz, sui 6000 Hz. Ho praticamente meno 15, quindi il massimo che mi permette di togliere il plugin. E poi per quanto riguarda gli alti, ho tolto gli 8000 Hz invece. Di meno 15 ho filtrato tutto ciò che c'è sotto gli 88 Hz, per dare il suono più di cartone, diciamo, che somiglia un po' più a quel tipo di ripresa. Poi abbiamo il filtro invece degli alti, l'ho portato intorno ai 4000, 3.9, intorno ai 4000, sempre per quel discorso lì di togliere la brillantezza alla cassa, quindi tutto ciò che è medio alte, insomma. Poi andando nel filtro, appunto nella sezione della dinamica, ho compresso parecchio, l'ho voluta comprimere parecchio, intorno ai meno 11 dB di soglia. Poi ho inserito un gate per togliere tutto i rientri che avevo, appunto, dei piatti rullante, dei tom stessi. L'ho voluto un po' pulire e quindi ho messo questo gate,
appunto i settaggi del gate sono questi. Il range l'ho messo a 19.3, mentre il release a 0.20, però non fast attack, quindi praticamente ha un attacco un po' più lento, quindi classico vintage, diciamo. I compressori vintage sono famosi per questa caratteristica. In questo caso parliamo di gate. E infatti anche nel compressore qui il fast attack è disattivato, proprio per dare questa idea di analogico. Ovviamente il pulsante analogico, quindi l'interruttore analogico è su on, ovviamente. E non c'è stato bisogno appunto di utilizzare l'inversione di fase, in quanto la sorgente sonora è una sola, quindi... Ora, infatti, se andiamo ad ascoltare la cassa senza niente, praticamente, c'è solo la catena di mastering, praticamente, di pseudo mastering qui sul master. Quindi questa è la cassa ripresa esattamente per com'era. Invece così è praticamente completa, esattamente come è stata pubblicata. Ok, quindi ovviamente da sola magari sembra strana, però poi quando la uniamo al contesto della batteria stessa, appunto, suona tutto molto più armonioso. Quindi la punta si perde, la punta della cassa che è rimasta dai tagli e comunque si perde nel mix della batteria generale. Quindi questo per quanto riguarda la cassa, quindi un trattamento molto semplice.